E benvenuti in questo nuovo video. Niente, potevamo essere qua oggi a dire Di Francesco rimasto o Di Francesco lascia, e invece siamo qua con l'ennesimo punto di domanda di queste 2 settimane praticamente sul futuro del nostro allenatore, perché di fatto si erano ripromessi lui e Antonelli che dopo, anzi nel weekend sarebbe arrivata la risposta da parte di Francesco stesso, e invece siamo qua a dire cosa succederà, perché a quanto risulta Di Francesco non avrebbe risposto ancora, non sarebbe arrivata la sua risposta sulla permanenza o meno sulla panchina del Venezia, e siamo qua di nuovo a farci mille congetture per capire, cioè rimarrà, non rimarrà. Ormai la situazione è abbastanza caotica, nel senso che è difficile capire le robe, perché se ti ricordi, cioè l'incontro tra Antonelli e Di Francesco, che insomma doveva finire con un vediamo nel weekend, dicevano che comunque l'incontro era andato bene. Sì, poi dipende da che punto di vista è andato bene. Per la società magari è andato bene perché Magari, sapeva sì. già che voleva tenere Di Francesco. Dal punto di vista di Di Francesco magari non è andato bene, infatti, visto che non è ancora arrivata risposta, probabilmente non è andato bene per lui. Probabile. Questo non lo possiamo sapere perché non ci arrivano notizie, niente, c'è un silenzio stampa, non si sa niente. Sì, Sul weekend comunque non è arrivata nessuna risposta. Secondo me è già una risposta il fatto che non è arrivata una risposta, sì, e sì. anche la società si sta muovendo appunto perché non ha ricevuto risposta e sta cominciando a guardarsi intorno. Sì, no, giustamente, cioè, è giusto cautelarsi, infatti sono usciti i nomi di vari allenatori, Pecchia, Stroppa, D'Angelo dello Spezia, che ha portato lo Spezia in finale playoff. La scorsa settimana si era parlato di Vivarini, comunque è stato citato comunque. Ma prima di andare più che altro a vedere i nomi dell'allenatore, ancora voglio capire il perché sta succedendo quello che sta succedendo con Di Francesco, cioè perché non risponde, perché non dà, cioè veramente perché non dà una risposta, non perché non ha accettato o perché ha accettato. Qui siamo proprio un passo prima, cioè perché non sta rispondendo, perché non sta dicendo in un verso o nell'altro sì, rimango o non rimango, quali sono le sue perplessità, cioè quali sono le ragioni dietro. È che non lo convince più il progetto tecnico per la Serie B, o semplicemente, come avevamo che ipotizzato alla Sì. fine, no? Ma è legittimo, per carità, criticabile assolutamente anche da parte nostra quello di aspettare chiamate dalla Serie A, dalla parte destra della Serie A dirla tutta, nella parte destra bassa della Serie A dirla ancora meglio. È un po' come è successo l'anno scorso alla fine. È un po' questo, cioè, perché se no, in un verso o nell'altro, una risposta la dai. Sì. Se rimango o non rimango, cioè è molto semplice, nulla di complesso. Sembra che stia tenendo comunque un piede in due scarpe, o comunque vuole tenersi buona entrambe le cose. Se non arriva nessuna chiamata rimane a Venezia, però comunque non può aspettare troppo, anche perché dobbiamo anche fare il mercato e un sacco di cose, bisogna iniziare comunque, ormai siamo già al 9 di giugno, quindi non c'è tempo per aspettare ancora. No, assolutamente, sì, infatti cioè, non ha senso, anche leggo di nomi in giro di calciatori accostati al Venezia. Per me, cioè, per il momento secondo me non ha molto senso, perché appunto non sappiamo ancora chi è l'allenatore, quindi sta roba se ne parla un po' dopo, però lasciamo stare questo argomento qui. Cioè, a me sorprende anche perché appunto l'incontro veniva definito positivo, no? Lì avevo dei dubbi comunque sulla veridicità di quella notizia, però vabbè, l'ho presa per buona, o comunque vabbè, è un'informazione comunque. E ora però c'è anche chi si spinge più in là di noi in questo momento, che lasciamo il dubbio, semplicemente ci lasciamo 1000 punti di domanda. Cioè, da tanti posti, da tanti anche siti, gente che sa, dice che, cioè, filtra negatività. Esatto. E c'è gente già che dice che sarà addio. E quindi Antonelli, spazientito, ma lo capisco, lo comprendo onestamente, si sta guardando intorno, forse a questo punto anche a prescindere da quello che dalle risposte di Francesco, perché magari veramente è spazientito fin troppo e basta, cioè, noi mi avevi promesso che rispondevi entro
entro il weekend, mi sembra una mancanza, tra virgolette, di rispetto. Vado comunque, al di là di quello che deciderai tu, non ti aspettiamo più, vado a sondare altri allenatori e vado già magari a parlarci, questo non lo sappiamo, però comunque è ipotizzabile, è realistico. Quindi è tutto veramente un mega punto di domanda, perché non lo so, cioè anche su Di Francesco, comunque delle panchine libere in Serie A ci sono, quindi quella possibilità che avevamo messo in campo noi c'è, che stia prendendo tempo, però è un po' esagerato forse. Sì, comunque sono squadre che, anche per esempio la Cremonese, che è appena arrivata in Serie A, quindi deve rifare tutto quello che ha fatto l'anno scorso e cercare di salvare la Cremonese in caso. Ma mi sembra anche un po' assurdo da parte della Cremonese prendere un allenatore che ha appena retrocesso col Venezia. Sì, ma è quello che è successo a noi l'anno scorso, per dire. Cioè, alla fine... no, è vero, questo non ci avevo pensato. Sì, la cosa che sorprendente sarebbe il fatto che molti sottolineano, soprattutto esterni, dicono: ma com'è possibile che un allenatore che fa retrocedere 2 volte consecutive una squadra trova squadra l'anno dopo ugualmente di nuovo in Serie A per la terza volta, sarebbe in questo caso, se andasse come molti dicono. Perché di fatto la notizia, ecco, è che mattinata è uscito il fatto che ci sarebbe l'interesse della Cremonese per Di Francesco. Ecco, lo riporta Nicolò Schira, un esperto in mercato abbastanza addentro alle cose, e quindi non lo so, cioè è plausibile anche questa notizia, non la diamo per certa, ma è plausibile, è sensata, perché appunto Stropa, di cui si sta parlando anche per noi, appunto come dicevo prima, oltre agli altri, a questo punto avrebbe una specie di scambio di allenatori alla pari, cioè robe assurde, perché vabbè, lasciamo stare. Poi su eventualmente come si svilupperanno le cose parleremo di tutte le possibilità di allenatori, però adesso è veramente da capire anche come si muoverà Antonelli, più che altro, perché non lo so, Di Francesco ormai c'è un po' perso le speranze, nel senso che comportamento un po' assurdo, perché semplicemente basta dare anche una risposta: se non ti va, non ti va, va bene, esatto. Cioè, amen, ci saluta e sì, si non va ci vuole avanti. così tanto per pensare a una cosa del genere. La decisione l'ha presa sicuramente, sta solo aspettando magari qualcosa, non si sa. Poi magari ha risposto, ma non sono uscite informazioni. Non lo so. Per me sarebbe uscito comunque la roba. La notizia, comunque, quindi... in caso, quando uscirà questo video, magari saranno uscite già altre notizie. Noi comunque stiamo registrando prima, quindi... Vabbè, comunque c'è sicuramente in giornata, probabilmente, se uscirà qualcosa ci riaggiorniamo sicuramente, perché qui è questione di ore, di minuti, ci sono sviluppi, potrebbero esserci sviluppi e se ne riparla. Sì, quindi in giornata potrebbero esserci sviluppi e aspettiamo, e sicuramente ne riparliamo. Diteci voi cosa ne pensate di tutta questa situazione caotica che si è venuta a creare, e comunque comprendiamo Antonelli in tutto questo, perché bisogna progettare la squadra per l'anno prossimo, cioè soprattutto lui da direttore sportivo, più che noi, che per l'attesa di sapere il nome, se sarà lui. Antonelli deve costruire la squadra, il timing in questo caso è fondamentale per lavorare decentemente, quindi non so, rischio che Di Francesco non sia più un allenatore del Venezia, comunque sia la sua decisione a questo punto è molto alto sicuramente, dopo che non ha risposto. Quindi nulla, ci risentiamo più tardi. Prima di terminare il video vi ricordiamo di lasciare like, di iscrivervi, tutto il resto, tutto il malloppo, e abbonatevi per sostenerci. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.